dobbiamo spostarci perché qui i cavalli non ci sono, c'è troppo vento, bisogna andare. No, non sto cercando i miei cavalli che sono scappati. In realtà, nel video di oggi vi voglio portare con me alla scoperta dei cavalli dell'Aveto. Ma togliamo un passo indietro per capire da dove è nato tutto. Era l'estate scorsa quando ho sentito parlare per la prima volta dei cavalli selvaggi dell'Aveto ed incuriosito dalla loro storia mi sono documentato a dovere e dopo una breve ricerca sulle web ho scoperto che l'Aveto è un parco rappresentato da un'area naturale protetta della provincia di Genova, fu istituito nel 1995 come parco naturale ed è compreso nei comuni di Santo Stefano d'Aveto, Reggio Aglio, Borzonasca, Mezzanego ed il comune di Ne, per una superficie di circa 3.000 ettari. Circa 30 anni fa il proprietario di alcuni cavalli domestici che venivano lasciati al pascolo in questi territori morì ed essi continuarono a vivere in questi luoghi, a riprodursi ed infine a costituire l'attuale gruppo presente in quest'area. Adesso non esiste più nessuno dei capostipiti di quella generazione e questi cavalli, che sono stati classificati come rinselvatichiti, ormai vivono come se fossero allo stato brado, senza nessun supporto o aiuto da parte dell'uomo. Il fatto poi che l'area fosse estremamente vasta e ricca di acque e pascoli gli ha dato modo di riprodursi ed arrivare ai quasi 80 capi attualmente presenti. Per andare a fondo alla cosa non mi rimaneva altro che parlare con i diretti interessati e perciò ho contattato la dottoressa Paola Marinari, presidente dell'associazione che si occupa appunto di questi cavalli, e con enorme piacere ho scoperto che mi conosceva già e mi seguiva qui sul canale. Perciò grazie alla sua enorme disponibilità e passione abbiamo deciso di incontrarci e di condividere con voi questa visita nel parco alla ricerca dei cavalli selvaggi dell'Aveto. Nell'entroterra ligure, nell'entroterra della Liguria di Levante, nella zona limitrofa al Parco dell'Aveto, al Parco Naturale Regionale dell'Aveto. Vive un branco di cavalli rinselvatichiti, sono circa una settantina, che sono eredi di un piccolo gruppo di cavalli domestici. Che si sono ritrovati orfani del loro proprietario più di 30 anni fa. Quindi hanno dovuto cominciare a organizzarsi e quindi a sopravvivere facendo i conti con i rigidi inverni dell'Appennino. E quindi alcuni di loro saranno morti, immaginiamo, alcuni di loro sono sopravvissuti e da questi poi negli anni sono riprodotti, incontrando anche i cavalli bardigiani che si trovano spesso in alpeggio durante l'estate, e hanno costituito questo grande branco, diciamo, che in realtà è diviso in famiglie. Non è stato affatto facile riuscire a trovare i cavalli, perché tirando vento forte si erano andati a riparare in vallini ed anfratti che il territorio montuoso offre loro come riparo. E nonostante la dottoressa Evelina Isola sia una guida esperta, abbiamo dovuto spostarci diverse volte prima di trovarli. Praticamente dobbiamo spostarci perché qui i cavalli non ci sono.
Alla fine i nostri sforzi sono stati premiati. Dopo alcune ore passate a cercarli, ecco che proprio dopo pranzo, percorrendo la via del ritorno, ci ritroviamo di fronte. Un piccolo branco di 4 esemplari, uno stallone e 3 femmine che, affatto disturbati dalla nostra presenza, si sono lasciati avvicinare senza problemi. Dal macellaio. Quello laggiù in fondo? Mi sembra. Dovrei vedergli l'altro lato. Però... Dopo poco però siamo ripartiti perché il pomeriggio stava volgendo al termine e perché non volevamo disturbarli più di quello che avevamo già fatto. Ma le sorprese non erano finite. Infatti, durante la strada per il rientro, tra l'altro bellissima e suggestiva, ad un tratto abbiamo scorto in alto sopra di noi, dietro un promontorio, altri 2 soggetti molto più schivi dei precedenti che sono subito fuggiti, ma che per fortuna siamo riusciti a riprendere per qualche istante. Purtroppo quasi sempre i giovani cavalieri si avvicinano per la prima volta a cavalli in ambienti che sono lontani 1000 chilometri da quello che è il loro habitat naturale. E troppo spesso cavalieri ed amazzoni si prendono cura dei loro cavalli dando peso ai colori del sottosella o delle fasce da lavoro, piuttosto che la coda e la criniera spazzolate e lucide, e troppo poco spesso invece vedono oltre quelle criniere e quelle code e la tristezza che racchiude una vita passata in spazi ristretti o peggio in box, senza la possibilità di stare a contatto con i loro simili. Forse dare modo ai ragazzi di vedere come vive il cavallo in questi luoghi, prima ancora che nei maneggi, potrebbe favorire un approccio diverso all'equitazione e darebbe una consapevolezza sicuramente più importante del rispetto che dovremo tutti avere per questo splendido animale. Ebbene, spero di avervi fatto venire la curiosità e la voglia di organizzare un'escursione in questa zona per vivere anche voi le stesse nostre emozioni. Per farlo potete andare sul sito web dedicato ai cavalli selvaggi dell'Aveto, che trovate qui nel link in descrizione, e contattare la dottoressa Evelina Isola per fissare con lei una data tra quelle disponibili. Nei prossimi giorni, ed esattamente martedì 18 gennaio e mercoledì 19, usciranno i video delle interviste che ho personalmente fatto alla dottoressa Paola Marinari, presidente dell'associazione, e alla dottoressa Evelina Isola, guida naturalistica. Nel corso delle 2 interviste scoprirete come e soprattutto perché è nata l'associazione che tutela i cavalli, quali sono le loro attività, qual è la storia che sta dietro ai cavalli dell'Aveto, e con la dottoressa Isola approfondiremo invece anche aspetti più etologici riguardanti i cavalli che lei ha potuto vedere sul campo, come ad esempio la dimensione dei branchi, le dinamiche che danno origine ai nuovi branchi e la convivenza col lupo presente in questa zona. Come sempre lasciate un like se vi è piaciuto questo video e scrivete nei commenti se volete che vi porti altri contenuti del genere. E noi ci vediamo la prossima volta. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.